Benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi piccoli gesti significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Era una giornata cupa, il tipo che ti si insinua addosso e ti lascia davvero stanco in pochi minuti. In un attimo, tutto ciò che pensavo di avere sotto controllo si trasformò in un disastro. Ora, tutto ciò che potevo fare era aspettare, sentendomi nervoso e chiedendomi se il peggio sarebbe accaduto. Ma non ero il tipo che si soffermava sui propri errori. Ero stato cresciuto a non mollare mai. Il mio vecchio sergente mi diceva sempre che agire è il modo migliore per affrontare le cose. Se non potevo risolvere la situazione, potevo almeno mantenere la mia dignità. Anche se tutto stava andando a rotoli, avevo ancora il mio orgoglio. Per fortuna, avevo ricevuto alcune informazioni importanti il giorno prima, che mi diedero un po' di tempo per prepararmi. Così, eccoci qui, seduto nell'auto del mio amico, nascosto in un angolo buio del parcheggio di un motel. Avevo sentito dire che mia moglie sarebbe arrivata quel giorno e osservavo nervosamente la sua decappottabile rossa. Non ci volle molto. Si presentò e subito dietro di lei c'era l'uomo che aveva scelto, un tipo arrogante in una macchina appariscente. Parcheggiò accanto a lei, disse poche parole e entrò per registrarsi. Questo era il mio momento. Scesi dall'auto, mi avvicinai alla sua e salii sul sedile del passeggero non bloccato. Lei sussultò per lo shock. «Connor, cosa stai facendo qui?» Mantenendo la calma, le consegnai una busta marrone e dissi: «Niente di che, solo consegnando i documenti del divorzio alla mia futura ex moglie. Goditi il tuo tempo con il vero uomo e non preoccuparti di tornare a casa». Il suo volto diventò pallido e balbettò: «No, hai capito tutto male. Non è come pensi, lascia che ti spieghi. Non c'è alcun tradimento, te lo prometto», disse. Ma non volevo ascoltare. «Voglio il divorzio, Margaret. Non mi importa di te o di quel tipo che è appena andato a prendere la chiave della stanza per la vostra piccola avventura. Stai con lui se vuoi, io ho chiuso». Le lacrime iniziarono a scenderle dagli occhi. Era chiaro che la sua fantasia con il suo cosiddetto amante stava crollando. Proprio in quel momento, il suo amante tornò indietro agitando orgogliosamente la chiave della stanza. Mi vide, confuso, e chiese: «Chi è questo? Cosa ti ha fatto?» Con calma scesi dall'auto estraendo una piccola bottiglia di plastica dalla tasca mentre mi avvicinavo a lui. Margaret singhiozzò. «È mio marito e mi sta divorziando per questo». L'uomo urlò arrabbiato: «Gli darò una lezione per aver pensato così». Si avvicinò a me, ma prima che potesse fare qualcosa, gli spruzzai in faccia un mix di acqua e shampoo. Accecato e furioso, barcollò indietro urlando dal dolore. Mentre era disorientato, passai alla fase successiva del mio piano, una freccetta fatta in casa con 3 punte affilate. Mi avvicinai di soppiatto dietro di lui e gliela conficcai nel di dietro, sapendo che sarebbe rimasta lì finché un medico non l'avrebbe rimossa. Lasciandolo alle spalle, accecato dallo shampoo e con la freccetta conficcata, me ne andai mentre lui bestemmiava dal dolore. Margaret era ancora seduta in auto, piangendo in modo incontrollabile. Senza dire un'altra parola, risalii sulla mia auto e me ne andai. Qualunque cosa fosse successa quel giorno, una cosa era chiara: la loro serata romantica era completamente rovinata. Questo fu l'inizio della fine per me. Mi chiamo Connor Smith, ho 42 anni, sposato con Margaret che ne ha 40. Abbiamo 2 figli, Em, che ha 12 anni, e Estelle, che ne ha 9. Siamo insieme da 20 anni, 16 dei quali di matrimonio. In apparenza avevamo quella vita perfetta, una famiglia stabile e una casa accogliente. Ma la felicità non l'abbiamo mai davvero avuta. A mio parere, la maggior parte dei nostri problemi nel matrimonio derivava dalla madre di Margaret. Non era un mostro nel senso letterale, ma la sua crudeltà era incessante. Dal momento in cui ci incontrammo, rese chiaro che non aveva alcuna simpatia per me. Tutto iniziò con quella che avrebbe dovuto essere una normale cena in famiglia.
Quello che pensavo sarebbe stato un incontro amichevole si trasformò in un interrogatorio. Dopo una raffica di domande, la madre di Margaret annunciò: «Non mi piace il tuo nome. Connor è un nome così comune. Le persone di famiglie decenti non chiamano i loro figli Connor, Kenny, Ronnie, Molly, Nelly o Cindy». Rimasi lì, scioccato dalla sua audacia. Ciò che mi sorprese ancora di più fu che Margaret e il suo timido padre rimasero in silenzio mentre lei mi insultava. Fu allora che realizzai che il problema non era solo tra me e Margaret. La sua famiglia avrebbe sempre causato problemi. Purtroppo, quei problemi non scomparvero mai. Iniziò il suo discorso menzionando come il cognome Smith fosse comune tra le famiglie contadine e tramandato per generazioni, quando le tradizioni contavano. Poi si rivolse a Margaret, esprimendo la sua delusione perché aveva sperato in un futuro migliore per lei. Questo fu il colpo di grazia per me. Mi alzai e interruppi. Il padre di quell'uomo non è un figlio illegittimo di un ramo lontano delle famiglie? E non vive di assistenza sociale senza un lavoro? Prima che qualcuno potesse rispondere, aggiunsi: «Ho bisogno di un po' d'aria». Mi rivolsi a Margaret e chiesi: «Verresti con me?» Con mia sorpresa, annuì e uscimmo insieme, scappando da quello che percepivo come un'atmosfera ostile. Conoscevo il fidanzato di Natalie, Alexander, dai tempi della scuola e non mi sorprendeva che avesse convinto la strana madre di Margaret che fosse la coppia perfetta per Natalie. Il suo fascino era ingannevole, ma non mi importava affatto. Non fui invitato al loro grande matrimonio, il che andava benissimo per me. Non avevo alcun desiderio di partecipare. L'unica cosa che mi importava veramente era la mia relazione con Margaret. Col tempo si approfondì, forse troppo, poiché alla fine portò a una gravidanza inaspettata. Quando la madre di Margaret lo scoprì, era furiosa, lanciando insulti al telefono e chiarendo che non avrebbe pagato per il matrimonio. Ma non ci importava. Optammo per una piccola cerimonia con amici e familiari stretti. Dopo il matrimonio trovammo entrambi ottimi lavori in una città a più di 30 miglia di distanza dalle nostre città natali, il che significava che avevo contatti minimi con sua madre. La madre di Margaret riversò tutte le sue energie e risorse su Natalie e Alexander. Poco dopo il matrimonio, Margaret ebbe un aborto spontaneo, ma superammo quella perdita insieme. 3 anni dopo avemmo un figlio e poi una figlia. La nostra vita con 2 bambini era serena e di successo. Guadagnavamo bene, comprammo una bella casa e costruimmo un solido cerchio di amici. La nostra relazione rimase fisicamente appagante e la distanza dalla famiglia di Margaret ne minimizzò l'influenza. I suoi genitori non ci visitarono mai e nelle rare occasioni in cui tornavamo a casa, io passavo del tempo con la mia famiglia mentre Margaret visitava la sua. Col tempo, anche Alexander si stancò della sua suocera controllante. La sua carriera andava bene e quando ottenne un nuovo lavoro che richiedeva di trasferirsi a quasi 50 miglia di distanza, accettò felicemente. Dopo diverse grandi discussioni, Alexander diede a Natalie un ultimatum. O si trasferiva con lui o avrebbero divorziato. Decise di andare con lui e una volta che se ne andarono, la madre di Margaret improvvisamente ricordò di avere un'altra figlia, Margaret. La madre di Margaret iniziò a chiamare ogni giorno, criticandomi costantemente o parlando di quanto fosse perfetta la vita di Alexander e Natalie. La nostra relazione iniziò a soffrire sotto questa pressione. Dissi a Margaret che la vera ragione per cui Alexander si era trasferito era per allontanarsi dalla sua tossica madre, ma questo rese le nostre liti ancora peggiori. Le cose si complicarono ulteriormente quando un nuovo uomo apparve al lavoro di Margaret, qualcuno che era lontanamente imparentato con una famiglia aristocratica. Iniziò ad ammirarlo, chiamandolo un vero uomo o addirittura Superman, chiaramente paragonandolo a me. Quest'uomo era sposato, ma sua moglie lavorava all'estero come infermiera in Asia e doveva tornare in pochi mesi. Stavano pianificando di comprare una casa al suo ritorno, ma per ora viveva lì vicino, affittando una stanza dalla cognata. Le continue lodi di Margaret verso di lui divennero insopportabili per me. Criticava tutto ciò che facevo, dal modo in cui parlavo al modo in cui mi vestivo, sempre insinuando che lui fosse migliore in tutto. Naturalmente,
non potevo vincere in questi confronti. Anche se la nostra relazione fisica continuava, il suo entusiasmo diminuiva visibilmente. Iniziò a fare commenti come «ancora?» o «non ti stanchi mai?». Se non fosse stato per i nostri figli e le molte buone qualità di Margaret, forse me ne sarei andato molto tempo fa. Rimaneva fedele, una grande madre, una cuoca talentuosa e si prendeva sempre cura di sé. Eravamo una buona squadra quando si trattava di gestire la casa e lavorare in giardino. Ma le sue costanti critiche e parole taglienti trasformarono la donna che una volta adoravo in qualcuno di distante e sconosciuto. Non ero il tipo da sopportare in silenzio. Rispondevo alle sue frecciate e le nostre discussioni peggioravano solo. Una sera, dopo che i bambini erano già addormentati, fece un altro commento pungente. «Vorrei che tu fossi più come il mio collega». Quello fu il colpo di grazia. La mia rabbia esplose. «Se sei così innamorata di quel tipo, perché non scappi con lui? Ma se mi tradisci mentre siamo ancora sposati, non la passerai liscia». Margaret esplose di rabbia urlando. «Sei un patetico pezzo di spazzatura! Come osi pensare di me in quel modo? Te ne pentirai, ricorda le mie parole!» Risposi con calma. «Non sarebbe meglio se fosse lui a pagare invece di te?» Lei mi urlò contro con furia, ma prima che potesse insultarmi di più, i nostri due bambini spaventati e in lacrime corsero verso di noi. La mia attenzione si spostò immediatamente sul calmarli nel miglior modo possibile. Dopo il suo scoppio di rabbia, entrammo in un periodo di 2 settimane di silenzio gelido. Nel primo fine settimana portò i bambini dai suoi genitori e nel successivo avemmo ospiti, Natalie e Alexander. Mentre erano con noi, Margaret recitò il ruolo della moglie amorevole e si comportò in modo affettuoso verso di me, ma non appena i nostri ospiti se ne andarono domenica mattina, il suo atteggiamento cambiò. Appena salutati gli ospiti, Margaret si rivolse a me e disse: «Non pensare che ti farò altri favori». La situazione peggiorava di giorno in giorno. Giovedì ricevetti una chiamata inaspettata al lavoro da una collega di Margaret. Dopo essersi presentata, andò dritta al punto. «Abbiamo un nuovo ragazzo in ufficio, molto attraente, e ora in 3, inclusa tua moglie, stiamo competendo per la sua attenzione. Abbiamo cercato di ricordarle che è sposata con un brav'uomo, ma non si è tirata indietro. Ora si vanta di averlo conquistato e ha in programma di incontrarlo domani in un motel». La ringraziai per l'avvertimento e le chiesi di mantenere la conversazione tra noi, così che potessi gestire la situazione da solo. Quella sera, quando tornai a casa, Margaret sembrava insolitamente allegra e non potevo smettere di pensare a quella telefonata. Ricordai qualcosa che un vecchio sergente mi aveva detto una volta nell'esercito. Ammirava profondamente i guerrieri apache, noti per le loro imboscate improvvise. Attaccavano rapidamente e sparivano nel deserto. Non ero uno per la violenza fisica, quindi decisi che la mia migliore opzione era usare l'elemento sorpresa. Margaret una volta si era vantata che il suo amante avesse una cintura nera in qualche arte marziale, quindi sapevo che prenderlo alla sprovvista sarebbe stato cruciale. Idealmente avrei usato uno spray al peperoncino, ma poiché era illegale nel nostro paese, dovetti improvvisare. Dopo qualche riflessione, optai per una piccola bottiglia di shampoo diluito. Lo testai su me stesso e funzionava bene. Il sergente aveva parlato di quanto timore incutessero le frecce apache con punte a uncino durante le guerre di confine. Anche se non potevo usare arco e frecce, la sua storia mi diede un'idea. Così andai nel mio laboratorio in cantina. Trovai un vecchio bersaglio per freccette e iniziai a lavorare. Attaccai piccoli aghi da cucito ad angolo alle estremità delle freccette per dare loro un effetto a uncino. Estrarre queste freccette da tessuti molli avrebbe probabilmente richiesto una visita in ospedale. Non le testai su me stesso, quindi speravo che funzionassero quando necessario. Il mio piano era semplice e non aveva bisogno di strumenti speciali. Avevo intenzione di consegnare a Margaret e al suo amante i documenti del divorzio, accecarlo temporaneamente e poi conficcargli una di quelle freccette uncinate nel di dietro. Pensai che non avrebbe voluto continuare la relazione dopo quello. La mattina successiva, Margaret si vestì in modo provocante, ma finsi di non notarlo e avemmo un normale venerdì mattina. Più tardi, al lavoro, scambiai le auto con il mio amico e collega Eric,
come facevamo spesso quando aveva bisogno di usare il mio veicolo più grande. Quella mattina passai dal tribunale per ritirare i documenti del divorzio e li compilai durante la pausa lavorativa. Riuscii anche a contattare la moglie dell'amante, ottenendo la sua email tramite un'associazione benefica in Asia, e pianificai di informarla della relazione. Durante la pausa pranzo, passai davanti all'ufficio di Margaret e vidi sia la sua auto che quella del suo amante nel parcheggio. Era chiaro che avevano pranzato insieme e stavano andando al motel. Comprai un paio di hot dog e andai al motel ad aspettare il loro arrivo. Come previsto, arrivarono e il mio piano si svolse esattamente come avevo immaginato. Il mio tempo nell'esercito non era stato sprecato e mentalmente ringraziai quel vecchio sergente per le sue preziose lezioni. Intorno alle 5:30 di quel giorno ricevetti un'altra chiamata dalla donna che mi aveva parlato della relazione di Margaret. Chiese: «Eri al motel oggi? Hai trovato quello che cercavi?» Risposi: «Sì, ero lì, ma sembra che mia moglie e le sue colleghe non abbiano gradito vedermi. Ho cercato di alleggerire l'atmosfera consegnando a Margaret i documenti del divorzio, ma non ha aiutato. Il suo amante si è fatto aggressivo e ho dovuto difendermi. Diciamo solo che ora sta curando alcune ferite nella parte bassa del corpo e credo che mia moglie lo abbia portato in ospedale». Con tono asciutto aggiunsi: «Non è stato esattamente un fine settimana romantico per loro, ma sì, tutto è successo proprio come hai sentito. Non ho motivo di inventare questa storia». Mia moglie non era ancora tornata, così suggerii alla donna al telefono di provare a contattarla direttamente. «Prova a chiamare il suo cellulare», dissi, aggiungendo, «ma non posso garantirti che ti dirà tutta la verità». La donna mi ringraziò e chiese il numero di Margaret, che diedi senza esitazione. Speravo che la loro conversazione sarebbe stata civile. Poi inviai una lettera alla donna in Asia, la moglie del cosiddetto vero uomo di Margaret, spiegando l'intera situazione nei dettagli. Alle 6 di sera Margaret entrò in casa e capii immediatamente che era furiosa. Mi guardò torva e disse bruscamente: «Dobbiamo parlare subito». Ero pronto. «Hai ottenuto tutto ciò che volevi dal tuo amante?» dissi. «Ma se pensavi che sarei rimasto a guardare mentre tu e lui mi prendevate in giro, ti sbagli di grosso». «No, Margaret, non avrei permesso che la mia dignità venisse calpestata. Anche se lui non ti ha fatto del male fisicamente, tu lo hai ferito abbastanza che ho dovuto portarlo in ospedale», disse. «E ne pagherai le conseguenze. In realtà, tutti noi pagheremo per questo. 4 adulti e 2 bambini condivideranno il peso del caos che hai creato con questo tizio», aggiunsi. «E se pensi che la sua povera moglie in Asia stia bene dopo aver letto la mia lettera, ripensaci. Ora sa esattamente chi ha sposato». La voce di Margaret si alzò. «Hai davvero inviato quella lettera alla sua povera moglie? È crudele!» Sembrava scioccata solo a sentire la parola divorzio. «Non ti ho minacciato di nulla», dissi con calma. «Firma solo i documenti del divorzio e in 6 mesi avrai la tua libertà e un accordo equo». La avvertii che se avesse cercato di trascinarla per le lunghe con un avvocato, le sarebbe costato solo di più e l'esito sarebbe stato lo stesso. La realtà iniziò a colpirla e i suoi occhi si riempirono di lacrime. «Mio Dio, sei davvero serio? Ti prego, ascoltami, non ho fatto nulla di male». La interruppi. «Sì, lo hai fatto. Hai preso le parti di tua madre autoritaria e del suo disprezzo per me solo perché non vengo da una famiglia ricca. Hai permesso che ti manipolasse fino a diventare una moglie petulante e poi hai iniziato a flirtare con un collega che hai sempre considerato superiore a me, come hai spesso detto. So che stavi competendo con altre 2 colleghe per l'attenzione di questo cosiddetto vero uomo. Poi hai lasciato il lavoro in anticipo e sei andata in un motel con lui, tradendomi con un uomo sposato. Sai come mi sento riguardo all'infedeltà, quindi non ci sono fraintendimenti su cosa accadrà ora». Margaret pianse ancora più forte. «Non ti ho tradito oggi, né mai, ti amo solo tu. E i nostri bambini?» implorò. «I bambini sono l'unica ragione per cui non ti ho cacciata molto tempo fa», risposi. «Ogni giorno sento come non sono abbastanza bravo da te e da tua madre, paragonato a questo vero uomo di cui eri infatuata. So del motel, so dei tuoi piani e sono profondamente umiliato.
Non parteciperò più a questa farsa. Lei si rese conto che lo spettacolo era finito e iniziammo a discutere del divorzio. Alla fine, Margaret firmò i documenti, ma con una condizione: che continuassimo a vivere nella stessa casa e ci astenessimo dal frequentare altre persone finché il divorzio non fosse finalizzato in 6 mesi. Sono passate 6 settimane da quando ho affrontato Margaret sulla sua quasi relazione. Stranamente, il nostro matrimonio ha preso una svolta inaspettata. Margaret ora sembra una moglie completamente diversa, molto migliore. È come se avesse dimenticato come mi trattava, come se non importassi. Abbiamo iniziato a comportarci in modo più cortese l'uno verso l'altro, passando anche più tempo insieme di quanto facessimo nei mesi prima che tutto venisse fuori. Ovviamente non condividiamo più lo stesso letto o addirittura la stessa stanza, ma non mi manca l'affetto falso che mostrava prima. Per quanto strano possa sembrare, in realtà le credo quando dice che non ha mai superato il limite con quell'uomo. Sembra che il loro incontro al motel fosse destinato a iniziare una relazione, ma non erano ancora arrivati a tanto. Per quanto riguarda lui, sua moglie ha chiesto il divorzio e lo ha lasciato senza nulla. Di recente mi ha scritto dicendo che lui sta bene e che lo ha perdonato. Abbiamo ancora 20 settimane prima del divorzio definitivo e non sono sicuro se voglio provare a salvare il nostro matrimonio di 16 anni. Se ha cercato di tradire una volta, probabilmente lo rifarebbe. Quando fu il momento di finalizzare il divorzio, firmai i documenti e misi fine alle cose con Margaret. L'unica cosa che mi rese triste fu sapere che avrei visto i bambini solo nei fine settimana, ma questa è la vita. Li visitavo nei fine settimana, ma non durò a lungo. Una sera d'autunno ricevetti una chiamata dalla polizia che diceva che Margaret stava guidando ubriaca e la cosa peggiore era che i nostri figli erano in macchina, mettendoli in pericolo. Dopo di ciò, i servizi sociali mi diedero la piena custodia dei bambini. Per quanto riguarda Margaret, un anno dopo non era più la stessa persona. Trascorse l'intero anno cadendo pesantemente nell'alcol. Si stava punendo da sola e alla fine la mia vendetta non era nemmeno necessaria. Seconda storia. Sono un uomo di 25 anni e, per farla breve, ho amato una ragazza per 3 anni, credendo che mi amasse a sua volta. Le ho dato il mio cuore e ho fatto tutto il possibile per sostenerla. Ha finto di amarmi, mi ha usato e ha persino accettato la mia proposta di matrimonio sapendo che non aveva alcuna intenzione di sposarmi. Quando non ebbe più bisogno di me, mi tradì, mi insultò e si prese gioco di me. Ha persino preso le mie idee per il matrimonio e le ha usate per il suo matrimonio con il ragazzo con cui mi ha tradito. È successo 3 anni fa e si sono appena sposati un paio di settimane fa. Ho il cuore spezzato. Ho cercato di andare avanti e dimenticarla, ma tutto mi ricorda di lei e sento che mi mancherà sempre una parte di me. Ho provato a cercare un'altra ragazza, ma onestamente non sono più attratto da nessuno e non penso che valga la pena fare lo sforzo. Lei è stato il mio primo amore e sento che non amerò mai nessuno così tanto di nuovo. È vero che il primo amore è il più forte? Qualcuno è mai riuscito ad amare qualcuno più del primo amore? Se sì, come si fa ad aprirsi di nuovo? Come ci si innamora dopo tutto questo dolore? E così si conclude questa storia sorprendente. Cosa fareste voi al posto di Connor? Pensate che la sua reazione sia stata giustificata? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al canale per altre storie emozionanti come questa. Alla prossima!